Ciao a tutti ragazzi, sono Lori Bart. Oggi vediamo come si fa a montare una guarnitura Deor. La guarnitura in questione è una Deor, questa qui, con il codice FCM6000 abbinato al suo movimento centrale SMBB52. Mi raccomando, quando comprate il movimento centrale verificate che misura vi occorre di lunghezza, può essere da 68 a 73 oppure da 83. Sta per la lunghezza di questo perno. Quindi noi in base al movimento centrale, alla larghezza del movimento centrale, noi dobbiamo scegliere il movimento centrale della giusta lunghezza. In questo caso mi serve da 68 a 73. Una volta smontato il vecchio movimento andiamo a pulire il filetto con della carta così, cercando di togliere tutte le impurità. Poi prendiamo del grasso antiacqua e lo andiamo a mettere un po' sul filetto, così, sia di qua che di là. Ora prendiamo i suoi anelli che danno in dotazione con il movimento centrale, ne mettiamo uno in questa maniera così e lo andiamo a avvitare come dice nel disegno. Quindi R sta per destro, quindi lo mettiamo nella parte destra del telaio e la freccia indica l'avvitamento, quindi io comincio ad avvitare nel senso della freccia così. Poi prendiamo la sua chiave dedicata e andiamo a serrare. Ok, in descrizione se non avete la chiave metterò il link dove trovarla. Stessa cosa anche la parte sinistra, prendiamo il suo anello di spessore, così, e lo andiamo a avvitare nel senso della freccia, quindi verso destra, senso orario. Anche qui serriamo con la sua chiave dedicata. E voilà, prendiamo la nostra guarnitura ora. Come vedete c'è già del grasso di serie, quindi non occorre lubrificare. Io però per sicurezza un po' di grasso antiacqua lo metterei sia all'inizio che alla fine del perno per una migliore lubrificazione e scorrevolezza. Questa zona qui, così, e qui in fondo. Inseriamo ora la nostra guarnitura e voilà, entrata. Ora inseriamo anche la pedivella sinistra, non si può sbagliare perché è al verso. Ok, ora mettiamo il sottappo di plastica così. Una volta serrato con il suo apposito estrattore andiamo a stringere le due viti con la chiave da 5. Fatelo un paio di volte questa manovra. E voilà, guarnitura montata. Direi che è un'operazione molto semplice che possono fare tutti, basta avere i giusti attrezzi. Quindi di attrezzi per il montaggio ne occorrono due estrattori che, se non sapete quali sono, vi metterò nel link nella descrizione. Spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete un mi piace e ci vediamo con un altro video. Ciao a tutti. Ciao patatina, dove vai? Dove vuoi andare? Ma guarda questa birichina. Dai, vola via, su, via. Vai.